e io sono stato mandato al quarto stormocaccia. Dopodiché, 59 mi presento. All'Italia mi sono presentato con i blue jeans, la camicia, una giacchetta, ovviamente una commissione, erano 7-8, nonostante effettivamente fossi preparato, mi hanno massacrato, no? E poi mi hanno detto, vabbè, dice, ma lei, dice, vada, le faremo sapere. Non hanno fatto sapere più niente, no? Mentre altri erano stati assunti. Io al reparto da caccia non ho detto niente, perché temevo che questi, è traditore, perché là era un momento che io poi ero uno di quelli che volava forte, no? Quindi facevo gli allarmi, facevo tutto, no? La gente andava a casa, faccio io per te, non ti preoccupare, basta che volavo. E non avevo detto niente, se non che tale Gabrielli, morto recentemente, poverino, che era del 10° gruppo, se ne è uscito, dice, ah, lui è venuto, non l'hanno preso. Hanno cominciato, ovviamente, i primi tempi, a martellarmi. Se non che poi vedevano, io mi davo a fare, no? Che veramente dava a fare moltissimo. Continuavo a volare moltissimo, continuavo a aiutare tutti, eccetera. E poi piano piano mi sono allentati. Ho fatto domanda all'Italia. All'Italia mi prendono, però c'era stato l'incidente del 1960 dell'Italia che era andata a finire sull'Elba, che poi trovarono che questo comandante, fra l'altro, aveva denunciato 2500 ore e ce n'aveva 250. Morale della favola, faccio il corso e dopodiché la compagnia era chiusa e io torno in aeronautica. Torno in aeronautica e stranamente comincio a fare le domande, ogni 15 giorni domanda all'Italia, ogni 15 giorni. Finalmente mi chiamano. Mi chiamano a fare questo colloquio e mi ricevono, io ovviamente stavolta giacca, cravatta, doppio petto, camicia bianca, pettinato, perfetto, ottimo inglese, tutto quanto. C'era Pivetti, so se ve lo ricordate. Pivetti mi riceve in una maniera veramente... Dice, lei si meraviglierà che l'abbiamo chiamata, perché ovviamente lei l'altra volta insomma, ha dimostrato veramente... Però sa, dice perché l'abbiamo chiamata? Perché quando si mangia la mela, alla fine si arriva alla buccia. Io ti giuro, come sono fatto io. Mi stavo alzando per andare. Ho detto, buono, stai buono, buono. Ora, e comincia il colloquio. E c'era il generale, vabbè, c'era un generale, poi mi ricorderò. In generale c'era Pivetti e erano 4-5. Comincia il colloquio, perfetto, no? L'inglese perfetto, traduzione perfetta. Mi chiedono le prestazioni dell'F-86, perfetto. Alla fine questo generale, che mi deve venire il nome, no, anche perché ho altri ricordi, perché ho conosciuto dei parenti, quindi. Morale della favola, dice, senta, sa, tutti possiamo sbagliarci. Lei questa volta ha dimostrato di essere preparato e quindi faccia il passo con l'aeronautica militare e lei sarà assunto qui. Allora io ero andato lì non per essere assunto, ma per prendermi le mie soddisfazioni. Ero sicuro che non mi essere assunto. Ok, grazie, posso dire una cosa? Ci prego. Dunque, siccome l'altra volta non mi avete assunto, e ovviamente in aeronautica, dove io ero molto apprezzato, dico me l'hanno fatta subire, un tradimento. Inoltre, dico voi avete fatto dei corsi successivi e dei piloti che ho addestrato io, li avete presi voi. Quindi adesso desidererei essere assunto come secondo di prima,
con due strisce, no? Salta su Pivetti. Ma come si azzarda lei? Che oltre che l'abbiamo richiamato. Io immobile, no? Allora questo generale dice, senta, facciamo una cosa, noi le manderemo una lettera, lei la valuterà e poi deciderà. Dico, guardi generale, assolutamente, grazie, comunque se la lettera non è così, non la mandi, perché così risparmiate il francobollo. Pivetti, mi sono alzato, buongiorno a tutti, e sono uscito. No, uscito, ero soddisfatto, dico, va, scusa, non si può dire. Quindi dico, meno male. Però mi arriva la lettera assunto come secondo di prima. A sto punto il problema è che sta l'ANPAC. Ah, perché ti hanno assunto come secondo di prima? Scusa, io avevo 1200 ore, tutte queste cose qui. Ah no, e mi hanno retrocesso di 40 posti, credo, non so, non mi ricordo di quanti posti. E mi hanno fatto entrare con tutti quelli di secondo. Io ero pagato come pilota di prima, però ero in lista come pilota di secondo. E guarda caso, ecco qui la mano del destino. Meno male che mi hanno tirato indietro di 40 posti. Perché poi lo vedremo un po' più avanti. È strana la vita, eh? La vita è strana. Non per il fatto, ma per il motore che in tutte le cose nella vita, quando tu agisci con forza, devi avere un motore che ti spinge. E allora da che dato sto motore? O ce l'hai dentro, o addirittura ce l'hai dentro, oltre a tutto c'è un altro motore che ti spinge. Morale della favola. Qualche giorno prima era successo un fatto strano, che poi racconterò. Quel giorno dovevo fare una Roma-Palermo-Roma presto di mattina, la 608, che partiva alle 6, alle 7. Arrivavo a Roma verso le 11 così, ripartivo poi dopo 3 ore circa per fare Roma-Milano-Roma. Era l'11 marzo, venerdì, del 1972 e al tempo c'erano grossissimi ritardi, anche di 2 ore. Era normale. Morale della favola, il giorno prima io vedo una mia amica che avevo conosciuto da poco, era una ragazza molto giovane che faceva parte dell'Alitalia. E sta ragazza mi commuoveva da quanto era genuina, no? Eccetera. E lei mi ha chiesto, dice, senti, ma domani, sia il giorno 11, andiamo a pranzo insieme? Dico, figlia mia, io arrivo, poi devo ripartire. Dico, comunque, guarda, faccio del tutto. No, ti prego, faccio del tutto. Lei abitava a Ostia. Non faccio nome perché gli ho chiesto a lei, posso fare il tuo nome? Ha detto di no. E c'ha ragione. Ora la favola, io arrivo, dunque l'equipaggio era Mancuso, Bertoni, Merighi, Anna Sada e Facchin al primo volo. Facchin poverino al primo volo. Ora la favola, arrivo e parlo con Bertoni, dico, senti, Bertoni, guarda, io devo andare a pranzo fuori. Dico, tu non ti preoccupare, tu fai tutto tu e anche metti in moto che io arriverò in ritardo, ma arrivo, non ti preoccupare. Dice, vabbè. Dice, ma quanto carburante vuoi? Tu metti 12 tonnellate. Dice, 12 tonnellate? Dice, vorrei dire 9 tonnellate. Dico, no, metti 12 tonnellate. E perché? Ah, bella giornata. Dico, sì, questa è la serata che si chiude tutto il mondo e non sappiamo più dove andare. Io, no. In realtà, perché avevo detto 12? Allora non c'era il problema del carburante che c'è adesso, con tutte le compagnie per risparmiare mettono poco carburante. Il problema era, io non vedo il tempo, il meteo, non vedo la situazione, non vedo niente,
Arrivo qui, monto sopra e parto, fammi mettere 12 tonnellate che arrivo fino in Russia e non c'è, capito? Non c'è problema. Arrivo in effetti, faccio il pranzo con questa ragazza, purtroppo eravamo arrivati presto al ristorante, ci hanno fatto aspettare, io stavo sulle spine, sta ragazza mi fa un regalo e mi regala un cronometro di quelli proprio che piacciono a me, che lei lo sa, con i quali io misuro anche le velocità, eccetera. Ma commosso sta ragazzina, no? Che aveva 20 anni. E dice, ma stasera quando torni mi vieni a trovare a casa a mangiare insieme, faccio da mangiare io. E io ho detto, guarda, promesso, stai tranquilla, stasera torno e tornerò pure in orario. Io ero capace di fare pazzeschi, cose, io una volta da un aeroplano all'altro, cambiando aeroplano, ci ho messo 5 minuti per scendere l'aeroplano, salire in alto e ripartire, non è che... Quindi, morale la favola, parto e decollo, salgo, una bella giornata. C'è Bertoni, a un certo punto stavamo raggiungendo 25.000 piedi, fai, senti, ma l'altra sera che è successo? Allora avevamo fatto un volo qualche giorno prima e eravamo andati a Genova. Eravamo arrivati la sera, ripartiti il giorno dopo subito alle 10 di mattina e poi arrivati a Roma e via a casa. A Genova, come si usava spesso allora, avevamo fatto portare le valigie in albergo e noi siamo andati al ristorante. Poi tanto prendiamo il taxi per conto nostro e torniamo. Così abbiamo fatto. Arriviamo in albergo e la ragazza del desk fa, appunto, Bertone dice, ma che è successo? No? E stavo accennando questo qui. Però poi vi racconto come era andata. Questa ragazza del desk fa, dice, comandante, dice, guardi, le dispiace se do prima la stanza ai suoi colleghi? A me mi giravano un po' le scatole, io non vedevo ora andare in stanza, poi il comandante so io, ma devi dare prima a me la stanza, no? Però, per carità. Vabbè, dice, guardi che la sua è una stanza bellissima, però c'è un problemino, poi le spiego. Dà la chiave a tutti, dopodiché prende la chiave lei, dice, no, accompagno io che so come si apre. Apre, prego, so come. Dice, visto la bella stanza, prende e chiude la porta, no? Fa, la spoglio io. Tu che avresti fatto? No, no. Voi che avreste fatto? Ecco. Morale della favola, lei non si è spogliata. Ecco, quindi già capiamo un po'. Morale della favola, a una certa ora dovevo, senti, vabbè, guarda che domani mattina devo partire, insomma. Vabbè. Morale della favola, a Bertoni non avevamo avuto modo di parlare, no? Dice, ma che è successo? Dico, ma è successo così. In quel momento, 25 minuti, entra Anna Sada, la hostess. Face, comandante, senti, guarda che c'è una vecchietta, ha tirato fuori la pistola, l'ha puntata in testa di un passeggero, sta mandando tutti i passeggeri avanti. Lei tranquilla. Dopo un po' arriva Facchin, lo steward, e va a comandare, bianco come la camicia era. Io stavo andando a prendere la giacca in fondo, questa mi ha puntato la pistola. Io stavo tranquillo, buoni. Ovviamente mi do subito da fare, contatto, metto il codice emergenza, che allora era 75, poi è diventato 31, roba o 3170, non mi ricordo. 7500. Era allora, e dopo Loro sta. hanno messo 7700. No, allora era 31, allora era 3100. Metto quello, parlo subito giù, probabile dirottamento a bordo, liberatemi tutte le cose sotto, tutte le quote sotto, eccetera, 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 state in contatto, eccetera. Vabbè. Mi danno una frequenza speciale e ovviamente io a un certo punto, da un po' succedeva niente, chiedo a Merighi di andare a controllare dietro, se te la senti, dico, cioè, fammi cosa, vai dietro senza esporti, se ti va, ok? Dimmi come stanno le cose. Luciano va dietro e torna, poveraccio,
un po' spaventato, perché dice, perché poi lui c'ha famiglia, io non c'ho nessuno, a me frega niente. Poi insomma, capito, non è che, cioè io ho un'altra filosofia, nel senso, no? Ora la favola torna un po', dice, qui siamo morti, dice, questa c'ha un sacco, dice, c'ha le bombe dentro, e poi c'ha la pistola che la sta puntando, ha mandato già avanti tutti, la sta puntando in testa di un poveretto calvo che ride, poveraccio, non sapeva che fare, rideva, eh. Uno prima di morire può pure ridere tante volte. Ora la favola, vado, mi vesto io, metto Merighi, perché sai, lì andai tutto, dai camicia, comunque non c'era manco il riscaldamento, il raffreddamento era difficile, insomma, specialmente a terra non c'era. Ora la favola, vado dietro, vado sparato, no? Che c'è laggiù? Che c'ha lei? Che venga, dica a me, non c'è problema. Non c'è problema, mi dica, succede, aiuto io, dica tutto a me, aiuto io, nessuno sa niente ancora, eccetera. Questa pistola puntata, io guardo la pistola che di armi un po' me ne intendevo, ho capito che era una 635, capito? Però sembrava Browning, ma comunque più o meno l'avevo identificata la pistola. Bisogna vedere se era vera oppure no. Allora, e le bombe che diceva di avere? Allora qui qual era il mio intento? Il mio intento era di verificare se lei fosse una suicida oppure pronta a morire oppure no. Ah, perché io qui faccio da tutto quanto in aria, eccetera, eccetera, eccetera. Dico, guarda, non è che a me mi metti paura, perché dico, io ho fatto più la militare, sai quanti ho visti morire? Poi sono sempre pronto a morire. Dico, non c'è problema. Ma questi signori che stanno qui, io sono responsabile della vita loro e anche della tua. Io guarda, tu vuoi morire? Vabbè, insomma, non fa morire gli altri, a terra, fa quello che ti pare. No, perché io comincio a parlare. Questa sta zitta, piano piano sta zitta, rimane come imbambolata, no? Ma io dico, guarda, fai una cosa. Passate in volo? Sì, in volo. Io voglio andare a Monaco, in Germania, a Monaco, e voglio parlare col capo di Stato Maggiore dei Carabinieri, mi pare fosse Mori, ma non sono sicuro. Vabbè, dico, non ti preoccupare, andare a Monaco. Io però a Monaco, dico, noi stiamo andando a Milano, non ce l'abbiamo il carburante per andare a Monaco. Dico, guarda che forse ci arriviamo, forse no, poi c'è un tempo bruttissimo, no? Ovviamente i passeggeri si cagavano sotto, perché parlando così ho diretto, senza guardare in faccia a nessuno, a questa qui, però con tranquillità, no? Questo a un certo punto, dico, guarda che a Monaco forse non ci arriviamo. Dico, vediamo, ci possiamo provare, dico, però moriamo tutti, eh? Sei pronta tu a morire? Io per me sono pronto, però loro no. Attenzione. Cosa fa? Allora andiamo in un altro posto, ma sempre in Germania. Io dentro di me ovviamente non ho fatto una mossa, però ho capito che questa non gli andava di morire. Quindi dico, basta, a sto punto sto a posto. Fino a qui ci siamo, no? Dopodiché, dico, signore, stiamo calmi. Dico, va bene, ok. Provo ad andare a Monaco, il posto più vicino è Monaco. Ci proviamo. Dico, tu però devi stare calma, devi stare zitta, buona, non devi spaventare nessuno perché sennò qui, guarda, succede, può darsi che non ci arriviamo. Dico, poi a te ci penso io, non ti preoccupare, no? Cercando di dargli confidenza. Vado davanti, andiamo a Monaco, meglio andare a Monaco, succede qualche cosa. Dico, però, se per caso, dico, tenetemi le quote sotto, perché se succede qualche cosa io depressurizzo, la butto dall'aeroplano. Deciso, avrei aperto la scaletta dietro, l'avrei buttata. Se potevo, io già l'avrei fatto quando sono andato lì da lei. Però ho visto che questa mi spara, poi perché buonanotte. Ora la favola, andiamo giù e l'ultima volta, ogni tanto questa prendeva la foga, no? E quindi mi viene a chiamare la hostess, stavamo tutti e due davanti loro. Mi viene a chiamare, dice, guarda che questa qui è ancora, allora io andavo di là, no? Andavo di là, l'ultima volta sono andato a 5.000 piedi, stavo. Prima di iniziare l'avvicinamento a Monaco, dico,
signori, state tranquilli, stiamo iniziando l'avvicinamento a Monaco, c'è stato uno che poi l'ho rincontrato, che aveva la figlia, lui stava seduto a un posto, la figlia è un altro, che si è incazzato, ho detto, guardi, stia zitto, vengo lì a prendere schiaffoni. Dico, state tranquilli. Dico, adesso noi avviciniamo a Monaco, il tempo è brutto, dico, però state tranquilli, ce la dovremmo fare. Non vi muovete, vengo io fra voi quando abbiamo atterrato. Sarò io che vengo tra voi. Tutto l'equipaggio in cabina, atterro, ovviamente arrivano i tedeschi, mi portano in un posto lontanissimo, no? Dopodiché io esco dalla cabina e vado, apri la porta. A questa che faccio, tutto accenni, no? Oramai avevo guadagnato la fiducia. Questa povera c'era imbambolata là, capito? Perché non si aspettava. Il fatto che tiro su la porta e dietro c'erano tutti i G-men tedeschi vestiti da meccanici, no? In abito bianco, pronti a sparare. Io facevo per tenerli. Fatto, poi, i signori passeggeri possono scendere, a lei facevo. I passeggeri si alzano e piano piano li faccio scendere. Quando sono scesi tutti i passeggeri, io, credimi, mi sono sentito meglio. Cioè, io avevo la responsabilità, non me ne fregava niente di morire. A lei, tu pensa, a questa qui, in volo, prima di tornare in cabina, la prima volta gli ho detto, se fossi suo padre la sculaccerei. E i passeggeri l'hanno sentito. Morale della favola. A un certo punto ho detto, scendete anche voi l'equipaggio, no? Anna Sada, me lo ricorderò sempre, fa, comandante, se tu resti a bordo, il tuo equipaggio rimane a bordo con te. Bello, no? Dico, ordine, scendete tutti. Ho fatto scendere tutti e sono rimasto io. Rimango io a parlare con questa che a un certo punto si è ammutolita. Io cercavo di avvicinarmi, perché sa, acchiappavo, in quel momento lì ero ancora incazzato come una bestia. Invece niente, a un certo punto dico, guarda, dice no perché qui siamo a Milano. Dico no, hai visto fuori che è Monaco? Affacciati che fuori è Monaco, questa sempre questa pistola che ormai vagolava un pochino, no? Quindi a un certo punto dico guarda io ti lascio qui fra un po' fa freddo. Questi non scherzano, questi sono tedeschi, vuoi i tedeschi, questi non scherzano. Io ti lascio qui e me ne vado. Mi sono girato, ho fatto quei 7-8 metri, no? Che questa ha strillato un po', qua pensavo io, no? Che mo spara, però io tranquillo. Beh, sono sceso. Scendo, ovviamente, all'Italia, te prende, telefoni. Comandante, quanti anni c'ha? È sposato? È andato a fare in culo, ho messo giù il telefono. Invece, dopo un po' arrivano i tedeschi, fanno con uno che parlava italiano. Sai, proprio alla tedesca. Io parlavo l'italiano. Insomma, praticamente fa, dice, comandante, dice lei, allora noi siamo pronti a tutto, abbiamo fatto tutto, ci serve soltanto la sua autorizzazione. Dico, a che fa? Dice, ammazzato. Qui stiamo sul suolo tedesco. E dico, no, ma quello è territorio italiano. Sì, però, appunto, vogliamo la sua autorizzazione, però anche se non ce la dà, andiamo in prima linea, Andiamo in prima linea sotto l'aeroplano che era circondato da fence, eccetera. Dice, vedete, quando da qui praticamente è sotto tiro al massimo. A sto punto, vi dico la sincera verità, la preoccupazione mia è stata, primo, di tornare a Roma, che non potevo tornare a Roma con quell'aeroplano, da quella là mi stava aspettando. Incredibile. Secondo, era anche, dico domani, sui giornali eravamo un tempo strano, Brigate Rosse, cominciava. Dice, ecco, ha fatto ammazzare quella poveretta che non c'aveva, magari non c'aveva manco la pistola scarica, capito? Queste cose qui. Allora ho fatto, dicevo, guardate, c'è un'altra soluzione. Ci noi l'appoggiamo. Dico, datemi una pistola, vado su e l'ammazzo io. Se riesco a fare la scena, non l'ammazzo. Ho fatto a tempo a di pistola, mi sono trovato una PPK 38. Allora io viaggiavo leggerissimo al tempo, tu pensa, manco la borsa c'avevo. C'avevo i brevetti in tasca,
no? Allora ho dato i biglietti a loro, ho messo la pistola in tasca. Ah no, cioè, ho dato i biglietti a loro, volevo mettere la pistola qui. Ho i biglietti qui, faccio mettere la pistola qui. No, dice, se quella è preparata, come metti la mano qui, ti spara. Ci metteva qua la pistola. Vabbè, giacca e cravatta, vado su, salgo, faccio, guarda che sono io, guarda che sono io, sto venendo a salvarti, non ti preoccupare, risolviamo tutto. Parlando così salgo su. Salgo su, quella si era rianimata. Ah, io ho fatto l'errore a farlo scendere. Si sieda con le spalle a me, si sieda. Io guarda. Allora non ci siamo capiti bene. Io non mi siedo con le spalle a te, ok? Vuoi sparare? E spara! Ma ricordati un fatto, giuro, sono andato così. Prima che il tuo colpo arriva a me, tu sei morta, ok? A sto punto qui gli ho detto, senti, dammi retta, dimmi che cosa vuoi, che io te lo faccio avere, no? Dimmi che adesso me lo scrivo e faccio così, no? Per vedere che faceva. Ha fatto una mossa. Allora ho sbottonato la giacca, no? Mi sono messo con le mani in saccoccia e in questo momento ho respirato, mi sembrava di volare, perché c'avevo la mano sul grilletto. Mi bastava niente, perché quella ormai non stava più così ferma, no? A volte così, me lo stava a fare così, pum. Io le armi le sapevo usare al tempo, quindi. Però ho detto, mo sa, ammazza che succede. Mi dicono a Roma, ah, mi è stata vecchietta. Capito? Cioè, è un problema. Morava la favola, a un certo punto parlo, perdo il tempo, no? Lei si riazzitta, poi a un certo punto faccio salire una tedesca, perché mi volevano dare a me tutta l'armatura, non ho voluto, tutta la corazza. Sale una tedesca corazzata, mi dà il tesserino, lo faccio vedere a questa, che non poteva assolutamente vederlo da 5 metri a 4 metri. Dico, vedi che siamo in Germania. Ora la favola, questa a un certo punto faccio scendere la tedesca, questa a un certo punto butta la pistola sotto al sedile e va verso dietro per scende. E io scendo dietro, lei mi ha acchiappata, tutte queste cose qui. Dopodiché, ciao comandante, adesso andiamo al no. Io devo tornare a Roma a questa roba. No. Allora c'era lì Platoni, conoscete Platoni? Platoni. Platoni, sì, Sì. comandante Platoni, era comandante di 19. 19 mandato da Roma, no? Per portare via i passeggeri a Milano, no? 32 passeggeri. Ora la favola, dico no, Platoni, no. Allora ho fatto imbarcare champagne e crackers per tutti, una bottiglia di champagne a cranio e crackers per tutti. E sono ripartito io. Riparto io e arrivo a Milano. Arrivo a Milano, sotto c'era la stampa, tutto questo casino, no? E quindi dico, porca puttana, io dovevo continuare per Roma, andando, ormai erano le 2 di notte, buona la favola, faccio scendere i passeggeri e metto l'equipaggio in ordine per fare scendere l'equipaggio anche, capito, la hostess, io, poi la hostess, poi il secondo pilota, il terzo pilota e lo steward in fondo, tutti i carucci, beh. Mentre scendono i passeggeri, 2 si fermano sulla porta. La signora fa, comandante, io non posso scendere. E dico, ma no, perché non sanno che sto qui, c'aveva l'amante sotto l'aeroplano, no? Quindi non voleva farsi vedere dai suoi, che praticamente. Era stata dirottata. Allora l'ho fatto, sì, era stata dirottata, allora l'ho fatta scendere da dietro, no? Io vengo, l'ho fatta scendere. Rimane uno. Perché non scendi? La comandante, io posso scendere. E perché? La comandante, sono clandestino. Come sei clandestino? Giuro, sono clandestino. E dico, vabbè, scendi lo stesso, che te frega tanto non lo sa nessuno. Giuro. Clandestino, non mai saputo. Perché, per come, dove si fosse imbarcato, non lo so.
Lì dopo che ci hanno preso la stampa, tutte queste rotture di coglioni, i carabinieri, cioè, capito? Soprattutto la stampa, non mi ricordo uno appiccicato a un braccio che voleva sapere. Ho detto no, devo parlare, io parlo soltanto con i carabinieri, non mi rompete le palle, basta. E poi siamo andati all'albergo. L'albergo c'è il comandante, a che ora domani mandiamo un DC-8 per tutto le cose. A che ora vuole? All'una va bene, all'una. All'una arriva il DC-8 e ci ha portato poi a Roma. Quindi, e poi i ricevimenti, da Velani, tutte queste cose qui. Insomma, questa è stata, diciamo, la storia del dirottamento. Il motore di tutto è stato questa ragazza che io ho visto e che non volevo deludere perché mi aveva commosso questo orologio, ma tu pensa un po' le cose. E diciamo, ovviamente la vita è lunghissima perché finito poi l'Alitalia, sono passato, dicevo la fortuna che io sono stato messo 40 posti indietro, con questo dirottamento l'ANPAC si è imposta di non farmi dare nessun privilegio. Altri hanno avuto 25 milioni al tempo, io non ho avuto niente. Mi hanno chiesto se volevo un periodo di ferie, 3 mesi. Ho detto voglio continuare a volare, anche perché per lo shock, perché al tempo mi fermavano per la strada, poi c'erano i giornali che rompevano le palle, queste cose. Continuavo a volare. Morale della favola, tutti quelli che stavano davanti a me, a un certo punto passano. Io ho fatto 1843, poi ho fatto 1843, mi sono successa qualcuna buona, 18, poi Boeing 727, un anno, e poi 1862. Su 1862 a un certo punto io poi dovevo passare al DC-10. Quindi torno da una sosta che avevo fatto in Somalia, sosta favolosa, e mi aspettavo, cioè mi danno il giorno gennaio del 79 dovevo passare al DC-10. Qualche giorno prima mi chiama l'Italia, Turchetti, che era nell'ufficio turco. Dice, ah, no, aspetta, sospendiamo perché pare che ci sono altre novità. Mi chiamano qualche 15 giorni dopo, dice, guarda, vai direttamente sul Jumbo se te va. Ecco perché il fatto di essere passato dietro, vedi, quanto conta nella vita. Tutti dicono, ah no, ok, vuoi andare sul Jumbo, che sul DC-10 se sta meglio, cioè abbiamo... Dio non mi frega niente, io voglio andare sul Jumbo. Ma fai solo New York? Non mi frega niente. Io voglio andare sull'aeroplano più grosso del mondo, va bene? E sono andato giù.